Adesso vediamo le due funzioni che verranno utilizzate di più in assoluto, secondo me, che sono quella del punto e della virgola. Queste due funzioni servono per riempire questi buchi che vedete qua, questi gap che vedete all'interno della traccia. Quello che fanno queste due funzioni sono prendere lo scheletro e la posizione del giocatore in questo momento qua, il momento in cui finisce la traccia, e lo collegano in modo lineare al momento in cui ricomincia la traccia successiva. Quindi è consigliato utilizzarla per momenti brevi, ad esempio vedete qua il portiere che cade a terra, poi si rialza, è qualcosa come un secondo, quindi lo possiamo utilizzare in questi casi, oppure quando il giocatore magari si sta muovendo, sempre non per tanto tempo, però sta seguendo un percorso lineare senza effettuare accelerazioni o decelerazioni. La differenza tra i due è data dalla vostra posizione con il cursore. Ora sono passato in J, così vediamo solamente lo scheletro del giocatore selezionato. Utilizzando il punto noi andiamo a riempire quello che c'è dopo il nostro cursore blu qua. Vedete, io sono posizionato prima del gap. Se io adesso premo punto, verrà riempito da qua a qua. Quindi ora premo il punto, vedete, viene riempito. È stato generato uno scheletro che collega questo momento qua a questo momento qua. Lo scheletro non seguirà quasi mai perfettamente al 100% il giocatore quando andiamo a fillare questi piccoli gap, però a noi non interessa perché il dato principale è questo pallino qua sotto, vedete che brilla. Questo qua è il centro di massa che deve posizionarti sempre ai piedi del giocatore, o comunque quando è a terra, appunto più o meno dove si trova il calciatore. Quindi anche se lo scheletro fa dei movimenti strani, però il centro di massa resta corretto, a noi va benissimo così. Ora, CTRL Z, classico di tutti i programmi, fa l'undo, quindi rimuove l'ultima modifica che abbiamo fatto. Faccio rivedere. Con il punto io ho riempito in avanti. Con la virgola io mi posiziono successivamente al gap, con la virgola io riempio tutto quello che c'è prima e il risultato è lo stesso. Adesso cerco un altro esempio all'interno della sessione. Eccoci qua. Vedete, in questo caso il numero 20 ha questo gappino qua, questo gap sulla sua traccia. Vedete, lo andiamo a vedere. Il giocatore viene seguito correttamente, sta fermo e qua riappare di nuovo lo scheletro. Ve lo faccio vedere anche messo in evidenza. J, andiamo in Jersey Mode. Vedete? Ora io premo il punto perché sono posizionato prima col cursore. E voilà, lo scheletro è perfetto. Idem, se fossi stato dopo avrei usato la virgola. E ora, vedete? Lo scheletro è a posto. Anche in questo caso, vedete, il giocatore qua ha prima dei gap, che però sono degli errori. Che vedete, lo scheletro è posizionato su un altro giocatore, vediamo dopo come risolvere in quei casi. Però qua, se vedete, in questi ultimi due gap, qua il giocatore è tracciato correttamente sempre, qua viene ripreso a essere tracciato correttamente, e qua lo riprende correttamente. Quindi qua quello che possiamo fare noi, dopo aver controllato che fosse tracciato correttamente, possiamo dare 2 punti, e voilà, vedete che è stato riempito. Torno indietro, se no, stessa cosa, 2 virgole, idem. Oppure, dopo aver controllato tutto, faccio vedere proprio che non vi sto mentendo quando vi dico che la virgola riempie prima e il punto dopo, mi metto qua a metà, premo la virgola, mi riempie quello che c'è prima, poi premo il punto e mi riempie quello che c'è dopo.